Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vedremo quali sono i 5 principi fondamentali della cybersecurity che costituiscono la base di tutta la sicurezza informatica. Partiamo innanzitutto dalla definizione di cybersecurity. Tra tutte quelle che ho trovato, questa è sicuramente la più interessante, perché dice che la cybersecurity è l'arte di proteggere reti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati. È interessante la parola arte, perché arte significa creatività, ed effettivamente gli attaccanti stanno diventando sempre più creativi nel mettere a segno i loro attacchi e quindi noi in difesa, diciamo, dobbiamo adeguarci a questa creatività e esserlo altrettanto per poterci difendere adeguatamente. Partiamo quindi con il primo principio fondamentale, che è il principio del layering, detto anche defense in depth. Secondo questo principio, la sicurezza delle informazioni deve essere creata in layers, quindi in strati differenti. Immaginiamo quindi di avere un castello che dobbiamo difendere. Chiaramente se mettiamo un solo muro in difesa di questo castello sarà più semplice da parte degli attaccanti riuscire a penetrare e quindi entrare. Dobbiamo quindi inserire più layer, più muri, tra virgolette, per poter difenderci al meglio. Secondo principio, il limiting. È fondamentale limitare l'accesso alle informazioni per ridurre la superficie d'attacco. Quindi le entità che possono essere host, codice, applicazioni o identità digitali, quindi gli utenti, devono avere accesso soltanto alle risorse a cui sono stati autorizzati. Questo chiaramente lo possiamo estendere a tutti i layer, quindi a partire dalla rete, quindi segregare quindi le reti è cosa fondamentale, quindi segregare gli ambienti e far sì che le connessioni avvengano soltanto in modo controllato e per quello che vogliamo appunto effettivamente abilitare, fino ad arrivare appunto allo strato applicativo, quindi effettivamente far accedere, limitare quindi l'accesso alle identità e dare i permessi adeguati per quello che devono effettivamente, per i dati che devono effettivamente accedere. Terzo principio, diversity. È un principio che è strettamente collegato al layering, quindi qui ci stanno dicendo che è importante difenderci con più layer di sicurezza, ma devono essere differenti l'uno dall'altro. Per differenti si intende non soltanto a livello di tecnologia, quindi chiaramente dobbiamo analizzare tutti i layer a partire dallo strato più basso, quindi quello di rete, fino ad arrivare a quello applicativo, ma anche diversificarli come vendor. Quindi questo perché? Perché in caso in cui gli attaccanti abbiano compromesso un determinato sistema trovando uno zero day o comunque una qualunque vulnerabilità su un tipo di tecnologia, non siano facilitati a utilizzare la stessa exploit, insomma lo stesso tecnica di attacco anche sui layer successivi. Prossimo principio, obscurity. Meno informazioni riveliamo esternamente riguardo la nostra infrastruttura, la nostra applicazione, i nostri sistemi, e meno probabilità avremo di avere un attacco mirato. Quindi per informazioni chiaramente parliamo di sistemi operativi, di versioni di software, tutto quello che gli attaccanti effettuano in una prima fase di attacco, quindi una fase di information gathering. Perciò è sempre consigliabile oscurare tutte le informazioni che possono essere appunto utili a un attaccante per sferrare il proprio attacco. Ultimo principio, principio della simplicity. Questo è importante perché possiamo creare un'infrastruttura molto complessa e quindi pensare che essendo un'infrastruttura complessa un attaccante possa scoraggiarsi e quindi magari non riuscire a penetrare nelle nostre difese, nei nostri sistemi. In realtà un'infrastruttura troppo complessa lo è anche per noi che dobbiamo gestirla, quindi dobbiamo fare troubleshooting, dobbiamo effettuare il patching, dobbiamo anche capire come funzionano i flussi all'interno dell'infrastruttura. Se è troppo complicata, chiaramente perdiamo il controllo e perderne il controllo significa lasciare inevitabilmente delle falle, dei buchi che chiaramente possono essere appunto sfruttate dagli attaccanti. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima.